Negli ultimi anni sono stato parecchio in giro per fiumi, ho visto diversi luoghi nel mondo in cui esiste ancora un rapporto tra l'uomo e il fiume, ho visto anche diversi posti in cui questo legame si era interrotto a un certo punto, ma lo stanno recuperando e stanno facendo anche un ottimo lavoro. Poi ho attraversato 2 volte a piedi tutto Loreto di Palermo, che è invece totalmente abbandonato, e ho pensato che mi sono sempre lamentato del suo stato, ma non ho mai detto la mia sul possibile recupero. Ho detto faccio uno schemino, faccio un piano per trasformare Loreto da una fogna puzzolente schifosa a un patrimonio dell'UNESCO. Bisogna darsi un obiettivo, te lo faccio vedere. Tac e tac. Diamoci 10 anni, 10 anni. Sull'asse delle Y mettiamo invece lo stato del fiume, ce lo portiamo da fognatura a UNESCO. Lo step intermedio prima di arrivare all'UNESCO è il parco, che ha la funzione fondamentale di ricreare il legame affettivo fra tutti i palermitani e il fiume, perché come dicono i nativi d'America non si può amare ciò che non si conosce, e bisogna fare anche in modo che questo parco diventi una fonte di reddito legale, soprattutto per i quartieri che attraversa. Allora, nei primi 3 anni noi dobbiamo preparare l'opinione pubblica, quindi attività nelle scuole, quindi cominciare a portare un sacco di gente sul fiume, cominciare a dire ragazzi faremo il parco, sarà anche una fonte di guadagno, sarà una fonte di benessere per tutti, bla bla bla. Loreto deve tornare a essere un fiume entro 3 anni, l'opinione pubblica, dico, sempre in questo spazio di tempo qua. La seconda milestone è a 6 anni, dal terzo al sesto anno dobbiamo fare bonifica attiva, cioè non puoi andare lì, tirare il bucato di napalm e far saltare tutto in aria e dire vabbè ho bonificato, no, devi andare lì con la LIPU, col WWF, ci sono un sacco di piante, ci sono un sacco di animali che devono essere tutelati in questo processo di bonifica, quindi non può farlo solo il cittadino che non conosce quell'ecosistema o soltanto il comune che di solito fa altro. È molto importante ci sia anche della sorveglianza, perché tu non vuoi sistemare 8 oggi e domani hanno sporcato 15. Al sesto anno possiamo effettivamente avviare il parco, e adesso non è più una fogna schifosa che fa puzza di merda, ma è anche un posto in cui la gente può andare e cominciamo a raggiungere il legame affettivo. Ovviamente per fare il parco ci sono mille piani, progetti degli anni scorsi per tutti i budget possibili. I cittadini potranno andare a passeggiare, possono fare sport, si potranno allenare alle associazioni sportive senza fissa dimora, tipo pallamano, football, rugby, si possono fare corsi di arrampicata, di torrentismo. Diciamo che dopo 2 anni qua la gente ricomincia finalmente ad amare questi spazi. Dopo il parco viene la parte più difficile, cioè la monetizzazione del Parco di Loreto, altrimenti è inutile lo facciamo se nessuno ci guadagna, perché cercherà di guadagnarci in un altro modo. Dal sesto al 10° anno dobbiamo portare il parco a diventare un patrimonio dell'UNESCO. Come lo facciamo? Possiamo farlo coinvolgendo tutti gli artisti. Ragazzi, a Palermo ci sono miliardi di artisti, ma anche scienziati, abbiamo architetti, musicisti, cioè l'hanno fatto a Berlino, l'hanno fatto a Hamilton in Canada, c'è un posto che fa schifo, lo dai in mano agli artisti, tac. Nel frattempo sviluppiamo anche il turismo in quelle zone lì, ma turismo sostenibile. Cioè non è che devono arrivare le orde dalla nave da crociera a distruggere tutto, comunque dovrebbe rimanere riserva naturale, ci deve essere un certo tipo di tutela. Abbiamo dei chioschi, abbiamo dei sentieri. Se funziona questa parte qua il legame diventa inscindibile, perché abbiamo raggiunto sia l'affetto sia il sostentamento. Quali sono le regole ferree? Costanza, max costanza, cioè da quando partiamo dal momento 0 fino all'anno 10 ci deve essere una costante presenza delle istituzioni, una costante presenza dei cittadini, una costante presenza degli enti, eccetera eccetera. Teamwork è un'altra cosa molto importante, cioè non si può lavorare ognuno per i fatti suoi, se si fanno le cose da soli a muzzo è meglio evitare anche di cominciare. Ci tenevo a dirvi la mia, perché lamentarsi ragazzi è bellissimo, ma se non girano delle idee è meglio stare zitti. Se volete mandatemi un video con il vostro piano di recupero e magari viene fuori una cosa carina, insomma se ne può parlare. Ci vediamo alla prossima.